come si crea il denaro. Bene amici, siamo arrivati quasi in fondo al nostro racconto sulla storia della moneta, ma prima di concludere vorrei spiegarvi come viene creato il denaro al giorno d'oggi. Ci tengo a ricordarvi che io non sono né un economista né un monetarista, ma voglio semplicemente provare a raccontarvi ciò che ho appreso io dalle mie ricerche. Quindi non prendetevela se sarò impreciso o carente sotto alcuni aspetti. Il mio obiettivo è quello di introdurvi in questo mondo cercando di mettervi quel poco di curiosità che spero vi spingerà ad approfondire. Diciamo che cerco semplicemente di far sì che vi poniate delle domande. Torniamo a noi però. È da un po' di tempo che sentiamo parlare di quantitative easing o abbassamento o aumento dei tassi di interesse da parte della banca centrale, inflazione, contrazione dei prestiti, eccetera, eccetera. Che cosa sono tutti questi termini? Beh, questi termini sono strettamente legati alla politica monetaria e quindi all'aumento o alla diminuzione della base monetaria che agisce in risposta alla situazione economica di una determinata zona geografica. Prendiamo per esempio la zona euro. La Banca Centrale Europea è l'ente che si occupa di gestire le politiche monetarie della zona euro. Vi do una piccola chicca. Sul suo profilo Twitter ufficiale scriveva che il suo obiettivo era quello di mantenere l'inflazione stabile al 2%. La bio è stata cambiata poco fa, visto il suo totale fallimento, quindi oggi non la troverete più. Dicevamo, come fai a mettere moneta nel mercato? Allora, qui spero che riusciate a seguirmi perché è un pochino complicato da spiegare. Gli Stati dell'Unione Europea attribuiscono alla Banca Centrale il monopolio sull'emissione della moneta a corso legale e il compito di immetterla nel sistema economico privato e lo fa creando moneta dal nulla e comprando sul mercato titoli di Stato o qualche volta titoli privati. In questo modo la banca centrale entra in possesso di titoli e consegna denaro circolante. Questo accade quando ci sono crisi di liquidità e c'è la necessità di immettere nuovo denaro nell'economia. Ma può anche accadere il contrario, ovvero quando c'è troppa liquidità, la BCE vende titoli e incassa denaro, togliendolo dal sistema economico. Questo meccanismo viene fatto per cercare di assolvere ad uno dei compiti della banca centrale, cioè di mantenere un tasso di inflazione al 2%. Questo perché le teorie economiche dicono che con il 2% di inflazione si ha una crescita sana dell'economia. Come potete immaginare, quando c'è poca liquidità, tendenzialmente la situazione economica di uno Stato non è delle migliori. Allora che si fa? La BCE cerca di dare ossigeno a quello Stato comprando i suoi titoli di debito pubblico e consegnando denaro fresco. Ok? Un esempio è stato proprio il quantitative easing, che ci ha accompagnati in questi anni. La situazione europea dopo il 2008 era abbastanza disomogenea. 2008, crisi bancaria negli Stati Uniti, eccetera, eccetera. Nonostante non fosse un periodo florido per tutti gli stati, alcuni in particolare non se la cavavano per niente bene. Provate ad immaginare qual era uno di questi stati. Dai, so che lo state pensando. L'Italia! Eh sì, l'Italia navigava in pessime acque, non che oggi navighiamo meglio, ma che cosa successe? Il nostro connazionale Mario Draghi, all'epoca presidente della BCE, pronunciò le famose parole "The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro" e diede il via al quantitative easing, ovvero all'acquisto massivo di titoli di debito degli stati in difficoltà, e l'Italia beneficiò parecchio di questa misura. Sorge un problema però, perché normalmente i titoli di Stato vengono negoziati sul mercato. L'Italia, ad esempio, ha bisogno di 10 milioni di euro. Li chiede in prestito al mercato in cambio di un tasso di interesse. Se l'Italia è un paese affidabile e il mercato ritiene che lo Stato sia in grado di ripagare il prestito, allora il tasso di interesse può anche essere relativamente basso. Se invece non viene ritenuto affidabile o c'è la paura che i debiti non vengano ripagati, il tasso di interesse dovrà essere più alto per convincere qualcuno a prestare i soldi. Ma che succede se interviene un ente terzo che si compra buona parte dei titoli? Beh, il tasso di interesse rimarrà basso, nonostante lo Stato non sia ritenuto affidabile. Se aiuta quindi lo Stato
ma si farsa completamente il mercato con il rischio che una volta che l'ente terzo smetterà di acquistare i titoli, i tassi schizzino verso l'alto. L'alternativa è non smettere di rifornire di liquidità allo Stato, ma in questo modo si aumenta drasticamente la base monetaria e si ha un possibile aumento dell'inflazione con la conseguente perdita di potere d'acquisto della valuta. Anche le banche, quelle private, hanno un ruolo fondamentale, perché anche loro creano denaro e lo fanno concedendo mutui e prestiti. Proviamo a vedere con un esempio il funzionamento di una banca. Mario deposita 10.000 euro in banca. La banca tiene una percentuale di questi soldi come riserva e gli altri decide di prestarli. Ora, per il nostro esempio, ipotizziamo che tenga il 10%, ma in realtà la legge permetteva di tenere il 2%, percentuale poi ridotta ancora durante la pandemia per permettere alle banche di emettere più prestiti. Quindi riprendiamo. Arriva Anna, correntista della banca, che vuole in prestito 9.000 euro, che depositerà sul conto prima di spenderli. Ora questi soldi, tolta la riserva, possono essere reinvestiti dalla banca che li presta ad Alice, che chiede 8.000 euro. Questi fondi finiranno sul suo conto e verranno anch'essi utilizzati da Pietro che ha chiesto 7.000 euro in prestito. Come potete notare, con un semplice versamento iniziale di Mario di 10.000 euro, la banca ha già creato 24.000 euro. Questo sostanzialmente è il modo in cui le banche creano il denaro. Come può la banca centrale gestire questo fenomeno? Lo può fare con i tassi di interesse, che rappresentano il costo del denaro. Il tasso di interesse di un prestito, infatti, è composto dal tasso di interesse della banca centrale più lo spread, ovvero il tasso di interesse applicato dalla banca che rappresenta il suo guadagno. Se quindi vengono effettuati troppi prestiti e quindi viene creata troppa moneta, la BCE aumenterà il tasso di interesse per rendere più sconveniente chiedere un prestito e quindi rallentare la stipula di nuovi contratti. Se invece vuole aumentare la moneta in circolazione, abbasserà i tassi di interesse per agevolare l'accensione di nuovi mutui o prestiti. Giusto per darvi due dati, pensate che nel 2016 i tassi della BCE erano allo 0%, mentre da luglio 2022 a febbraio 2023 i tassi sono passati dallo 0% al 3%. Queste manovre servono proprio per frenare i finanziamenti, dal momento che il tasso di inflazione nell'area euro è passato dallo 0% di fine 2020 a un picco del 10,6% di ottobre 2022, per poi assestarsi all'8,6% nel febbraio 2023. Bene ragazzi, con questo video abbiamo concluso il nostro percorso sulle origini della moneta, ma non abbandonatemi, che nei prossimi video cominceremo a vedere le innovazioni tecnologiche e i tentativi di creazione di una moneta di internet che ci porteranno poi a scoprire Bitcoin. Quindi iscrivetevi, lasciate un mi piace e scrivete un commento se vi va qui sotto. Noi ci vediamo mercoledì prossimo con un nuovo video. Ciao!